Tricarico, 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Abate. Oggi inizia il Carnevale tricaricese e per tutta la giornata verrà rappresentata nel paese la transumanza di una mandria di vacche, riportando così in vita una delle tradizioni più consolidate dalle nostre parti. La mandria di mucche e tori è composta da gente di tutte le età. Coloro che raffigurano le mucche vestono maglie e mutandoni di lana bianchi, in testa un fazzoletto, un cappello a larga falda da cui scendono tanti nastri colorati di varia lunghezza ed un velo bianco sul viso. In vita una striscia di panno bianco che si usava per fasciare i neonati e uno scialle di raso piegato a triangolo. Anche sui gomiti, sulle ginocchia e al collo hanno sgargianti foulard legati a triangolo. I tori, invece, al contrario delle mucche, non sono mai variopinti. I colori del toro sono il nero ed il rosso. Essi sono interamente vestiti di nero, ad eccezione dei fazzoletti a triangolo che coprono gomiti e ginocchia, e di rari nastri rossi che scendono lateralmente dal cappello. La vestizione è un momento solenne, carico di aspettative per la giornata che verrà. Non si può fare da soli. Occorre qualcuno che aiuti a sistemare soprattutto i foulard. Oggi non c'è più l'interdizione alla donna che volesse indossare i panni di mucca o toro, segno dei tempi che cambiano. In passato però la mascherata era una tradizione tutta al maschile, anche se dietro le quinte c'erano ovviamente le donne. Era infatti loro il compito di confezionare gli elaborati cappelli da mucca e toro. Compiuta la vestizione, ci si avviava per la tradizionale sveglia al paese e questa tradizione continua anche oggi. La più gradita squadra di maschere è quella di Saverio. Nella casa di Saverio sono pronte le divise tradizionali e i grossi campani di bronzo che ogni proprietario ha conferito. Tutti portano in mano un campanaccio che scuotono ritmicamente ad ogni passo. La mucca ha il campanaccio femmina, i tori il campanaccio maschio. Sono diversi per forma e suono. Infatti, quello della mucca ha l'apertura più tondeggiante e il batacchio corto, mentre quello del toro ha l'apertura dall'ovale più stretto con il batacchio più lungo che fuoriesce. Agitando fragorosamente i loro campanacci, secondo un arcaico rituale, segnano magicamente il paese che viene svegliato all'alba del 17 gennaio, festa di Sant'Antonio Abate, il santo dei contadini. La mandria è guidata dal capo massaro, aiutato dal sottomassaro e dai vaccari. Rappresentano la transumanza, che periodicamente si effettuava dalla montagna alla marina e viceversa. Tricarico è una cittadina lucana dalla storia ultramillenaria, che dall'epoca normanna al 1605 fu sede della contea dei San Severino, conti di Tricarico e principi di Bisignano. La presenza del conte e della contessa a chiusura della sfilata ricorda la struttura feudale della società e la transumanza con il trasferimento di uomini e masserizie dà conto di un'economia agropastorale. Dagli ultimi decenni a questa parte, insieme a questi personaggi, sfilano anche le pacchiane, ragazze e donne di ogni età che indossano l'abito della festa tipico della Tricarico di un tempo. La cittadina che si veste da pacchiana si veste da contadina. Questo trasferimento è quando una realtà urbana comincia a giocare col carnevale.
è della donna che si traveste da contadina, per cui non ha più alcun riferimento, diventa un fatto scenico, di azione, di divertimento, perché le donne non potevano essere in carnevale in origine, entrano e sono le pacchiane, le pacchianelle, così come venivano definite le contadine o le mogli degli operai o dei piccoli artigiani, che il giorno di festa si mettevano le cose più belle, più ricche per apparire, molto spesso anche per essere corteggiate, per dire quanto valgo. Questo è il costume antico di tricarico che si usava proprio in denati di 100 anni, perché non è che sono così adesso. Allora prima si usava, poi si chiama un corpetto. Poi c'è la camisa, la camicetta, poi c'è il cuoricino e poi ci sono dei fianchi per mantenere il vestito, vedi, l'ha fatto sotto, vedi? Ora, l'abbigliamento della pacchiana diventa poi uno stereotipo come la maschera del principino, la maschera della principessa, della fatina, però è una connotazione più, ed è presente in tutti i carnevali del Mezzogiorno. La pacchiana è diventato un tipo, non è una maschera, è un tipo. Il nostro carnevale ha davvero un sapore arcaico, primitivo, al di là poi se si attribuisca la sua origine a un'epoca piuttosto che a un'altra. Infatti il nucleo etnologico del carnevale ci riporta ad antichi culti che hanno fatto confluire in esso riti agrari di propiziazione, di purificazione, perché il carnevale è una festa contadina di rinnovamento, una delle più grandi, per cui si svolgeva e durava per tutto il periodo in cui dopo la semina bisognava aspettare i tempi perché maturassero i frutti, per cui era necessario propiziarsi la divinità affinché la terra fosse fertile, e questo faceva scattare tutta una serie di ritualità che noi ritroviamo non solo nel nostro carnevale, ma in tutti i carnevali tradizionali. Da questa esigenza potrebbe derivare anche il significato dei nastri multicolori del cappello, che simboleggiano i colori della primavera ed il volersi propiziare un positivo e fecondo risveglio della natura. Trasfigurato nella rappresentazione carnevalesca, vi è forse anche il ricordo di quando gli animali, nei giorni di festa, venivano decorati con nastri e fiori, come succedeva ad esempio 8 giorni dopo Pentecoste, a maggio, nel prato antistante la chiesetta di Sant'Antonio Abate. A maggio si faceva la festa a Sant'Antonio Abate, si facevano 3 turni, si portava l'animale, portavamo le capisciole venivano chiamate, si faceva la frontiera all'animale qua, che Sant'Antonio era la benedizione di Sant'Antonio. Chi di capisciole portavano a passare a raccogliere vicino a Sant'Antonio, lo benedicevano e poi lo facevano a trecciolino qua, vicino alla freggia veniva chiamato, vicino alla freggia l'animale. E si portavano 2 fiocchetti con fosse dei fascettini qua che rimanevano alla corte e che era la visione di Sant'Antonio. Tutti gli anni, a maggio, i contadini adornano le bestie di nocchette rosse e se le tirano dietro sulla pista dei 3 giri. Allora è la vera festa. Ognuno paga un mortaretto per suo conto e tiene piazza la banda locale con le sue trombe stridule. Nessun altro santo ha un giorno di maggio e uno di gennaio. Questo è il santo della Tebaide, Anacoreta, che qui da noi è trasfigurato, guerriero leggendario è Prometeo, ortolano è Massaro di Campo di Gesù, visitatore delle stalle, consigliere dei muli viziosi, veterinario, padrone dei parti animali. Questi è il santo, nella cui casina di Tricarico oggi vanno a prendere la benedizione di notte le maschere del carnevale che comincia. Questa del 17 gennaio è una notte di veglia! Sant'Antonio Abate, detto anche Sant'Antuono per distinguerlo dal ben più famoso Sant'Antonio da Padova, è il protettore degli animali presso cui si recano il 17 gennaio le nostre maschere per la benedizione e per dare inizio al carnevale. La devozione per Sant'Antonio Abate ha sostituito la più antica devozione a Sant'Antonio di Vienne, attestata a Tricarico fin dal Medioevo, con una chiesa oggi scomparsa, che fu punto di riferimento dell'ordine ospedaliero degli Antonini, che nel 1000 dalla Francia si propagò rapidamente in Europa in seguito ad un'epidemia di ergotismo,
un'affezione cutanea dovuta a sostanze alimentari inquinate da segale cornuta. Solo in tempi a noi vicini la devozione per Sant'Antonio Abate è stata collegata alle maschere e all'omonima chiesetta, che fino all'inizio del Novecento era invece dedicata a Santa Maria dell'Olivo. L'ordine antoniano prestava assistenza a coloro che si ammalavano di ergotismo, malattia molto temuta nel Medioevo, conosciuta anche come ignis sacer, fuoco sacro o fuoco di Sant'Antonio, un'intossicazione di origine alimentare che provocava gangrena degli arti, vomito, difficoltà nel camminare e anche vertigini, tremori, follie e possessioni collettive. Gli antoniani usavano il grasso di maiale come emolliente per le piaghe. Per questo allevavano spesso i maiali, che simbolicamente venivano raffigurati nelle loro chiese, e anche l'iconografia ce li mostra sempre ai piedi del santo. È presumibile che il suono ritmico e intenso dei campanacci, che caratterizza le maschere di Tricarico, fosse la terapia per curare le conseguenze psicologiche dell'ergotismo. C'è anche una leggenda che collega Sant'Antonio Abate al Carnevale. Si racconta infatti che fu proprio il santo, una volta che fu visitato nella grotta dai nemici, cioè dai diavoli, a travestirsi da mucca e quindi, vestito così e con un campanaccio suonante in mano, lui riuscì a ingannare i diavoli, a farsi scambiare per una mucca e a mettere in salvo quindi le immagini sacre di Gesù e della Madonna. Mio padre che era un procuratore. Un procuratore significa che faceva la festa. C'è che andava a casa, prima, se usava il procuratore, era venne un quarto grano, venne qualche cosa che sapevano. E che di soldi, quello grano, venivano e facevano la festa a Sant'Antonio Abate, cattavano un fuoco, sparavano un fuoco, si faceva la processione, si facevano la messa e tutto questo. Venivano alla Grottola, venivano dal Albano, venivano alla Calciana, tutti i paesi di Santa Chierica. E facevano un tre turni e poi scevano a dire Giuseppe, ma scrive una messa, e scrive la messa. E poi riesce a fare una messa, ma c'è 20-30 messe, o ti importante, beh, già il primo giusto che come Giuseppe, e va che tutto cuore. Non esiste più come una volta l'usanza del falò della vigilia, la cui legna veniva raccolta allo scopo nel corso dell'anno. Tempo antico, tempo di prima, era tutto un paese agricolo, vero? E c'erano troppo muli, asini, cavalli, ce n'erano parecchi. Allora si andava a legna al bosco comune, a 3 cancelli. Ogni muro portava una legna in più e la metteva sull'asta, andava a Sant'Antonio e lasciava per devozione. Allora c'erano custodi, c'erano sagrestani. Parte si bruciava lui per conto suo e parte se la vendeva pure. E il giorno 17 di gennaio si faceva il fuoco nel piazzale. Chiunque passava nei pressi della chiesa, infatti, tornando dal legnatico dei boschi vicini, lasciava un po' della sua legna e guai a toccarla, come ci racconta sempre Scotellaro. Luigi Calciano lo conoscete? Bene, quello andò a Frasca e ne colse nel podere di Sant'Antuno. A casa, scaricata la fascina, rimase col collo torto. Meno male sua madre non consumò la frasca al fuoco, la fece riportare indietro al santo e il collo di Luigi, è vivente, abita nel Calancone, finalmente si raddrizzò. In ricordo di quel falò, che durava tutta la notte, oggi all'alba si accende un grande fuoco nello spiazzo davanti alla chiesa, in cui si radunano le maschere man mano che arrivano. Una volta radunatesi, fanno 3 giri rituali intorno alla chiesa. Prima del terremoto dell'80, entravano per ascoltarvi la messa e ricevere la benedizione. Oggi non più, perché la chiesetta è inagibile e in fase di restauro. Qui venivano portati gli animali, che giravano 3 volte attorno al luogo sacro e vi entravano e venivano benedetti nella messa,
con una totale coincidenza con il rituale arcaico e magico con quello cattolico assimilante. La benedizione veniva fatta col braccio del santo, che si dice contenga un pezzo di ossa di Sant'Antuono, e veniva baciato da tutti i presenti. Al momento dell'elevazione percuotevano i campanacci per chiedere a Sant'Antuono protezione e prosperità. Attualmente viene comunque il sacerdote per la benedizione e subito dopo inizia la sfilata e la questua per il paese. Sant'Antonio Abate, tu che con la tua vita hai dimostrato che il primo e il più grande impegno della vita è l'incontro con Cristo. La benedizione onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti e rimanga sempre. Da testimonianze raccolte pare che una volta vi fossero più squadre che facevano a gara per prendere prima la benedizione, perché significava anche andare prima per la questua. Se ne deduce che a partire dall'alba si celebravano più messe. Le più importanti, fondamentali, sono le maschere delle vacche, perché il loro mascheramento bianco per certi aspetti li ricollega alla dimensione ctonia del sottosuolo, quindi Pulcinella, tutte le maschere bianche, alla morte, alla trasformazione. Dall'altro lato sono però coperte da nastri, da colori, e hanno un comportamento di estrema vitalità, anche di allusività erotica, sessuale, e questo ha a che fare con i culti primaverili. Però badiamo bene, quando parliamo di culti primaverili parliamo sempre di assunzioni all'interno della cultura cristiano-cattolica. Il Carnevale di Tricarico ribadisce questa appartenenza e che si legge con la necessità che i tricaricesi, le maschere tricaricesi, avevano di recarsi dalla cappella di Sant'Antonio Abate e prima di iniziare la sarabanda, l'ingresso in paese, la questua, anche alcune forme di aggressione tipiche delle maschere degli animali, proprio per la ricerca dell'alimento e dell'offerta, dovevano essere benedetti dal parroco. Ora, questa benedizione ha a che fare con tutto il procedimento di controllo da parte della Chiesa di un evento come il Carnevale, che correva il rischio di ritornare, di essere ripreso da pulsioni, tensioni anticristiane. Quindi il termine orribile che non andrebbe detto, però io più che pagano preferisco il termine la cultura dei gentili o dei precristiani, che aveva riferimenti positivi verso gli animali. Le divinità potenti erano raffigurate in sembianza animale, e la demonizzazione di questi animali ha fatto sì che la Chiesa potesse controllare, entrare nel controllo proprio benedicendoli. E allora era una sorta di purificazione di queste anime dei morti in veste di vacche, di animali, che potevano entrare nel paese e far diventare il paese un luogo non più culturalizzato. Praticamente il paese diventa campagna, diventa bosco, e quindi le vacche pascolano in città, raccolgono il cibo, l'alimentazione, e riportando tutto al caos iniziale di cui il Carnevale è espressione. Prima dell'alba i giovani vestiti da vacca sono stati benedetti. Dalla chiesa di campagna alle prime luci si muove verso il paese, è una carovana. Le maschere sono le vacche del barone che scasano con il favore del santo dalla montagna alla marina. Il padrone e la padrona in calesse, poi il fattore, il massaro Saverio e sua moglie, una giovinetta sull'asina che regge una bambola addormentata, ha il pannicello, un castorino adorno sulle spalle, ha le gote tinte. Questo è una pastore, era una corda, diciamo, noi la chiamiamo pastore in dialetto, che viene fatta due peli delle mucche, della coda, che prima le corde non esistevano con questo pelo, facevano la pastore che chiappava le mucche per agganciare la trappola, per acchiappare i piedi quando si mungevano, eccetera eccetera. Quando uno faceva a cara specialmente, si portava la pastora sempre di dietro, non andava causa, e la gente a bappirsi. Ma cosa serviva a gente? A gente serviva magari che qualche mucca si accappottava quando era bagnata e si poteva salvare dentro qualche burrone.
E con questa pastore si tirava, si poteva salvare. Questo il fatto di questa corda accetta e l'anticauto. L'anticauto serviva per due cose. L'anticauto serviva per non bagnare le gambe, che coprivano le gambe, e per far non rompere troppo i pantaloni. Salvavano i pantaloni e la pioggia. Le maschere si dispongono secondo uno schema ben preciso. Le mucche su 2 file. Sono guidate dalla campana più grande, che si chiama scasator, ossia la campana della transumanza, da scasare, cioè cambiare casa, e veniva messa alla mucca più anziana, che doveva guidare tutta la mandria perché conosceva la strada. Questa mandria è guidata dal massaro, che è aiutato dal sottomassaro, ai lati in genere si dispongono i vaccari e in ultima posizione i tori, che devono essere in numero inferiore rispetto alle mucche. I tori che improvvisamente compiono delle incursioni in avanti, avendo come obiettivo le mucche, infatti saltano in groppa e mimano delle scene di monta. In ultima posizione i padroni della mandria, ossia il conte e la contessa, che vanno su un calesse. Seguono in genere i ragazzi e le ragazze con l'abito tradizionale. Una volta c'era anche la figura del guardiano a cavallo col fucile e la moglie del massaro. Dietro ancora seguiva la moglie, aveva un neonato in braccio, sta poverina, e portava tutte le masserie insieme a lei. A cavallo a qualche cosa, all'asino, mi sembra, sì, così me le raccontava mio padre a me, Saverio Zasa. E là portava la culla, portava una gabbia con le galline dentro, portavano un panierino pieno di uova, e servivano, la famiglia servivano, e tutto qua. Ci troviamo di fronte a un rito del carnevale, un rito magico. Il tema dell'unione sessuale è infatti tipico delle feste di carnevale, dove lo sceno ha una carica magica e propiziatoria, con il quale il popolo si ingraziava il risveglio della natura con atti legati alla legge della simpatia e omeopatia, del simile che produce il simile. Questa legge dice che per ottenere qualcosa bisogna riprodurre azioni simili e dunque, nel nostro contesto, per propiziarsi la fertilità della terra, vengono rappresentate scene di monta. Quella del toro è la maschera più aggressiva, anche un po' diabolica se vogliamo, per il suo aspetto ed il suo comportamento, perché è l'unica in grado di contrastare la volontà del capomassaro. Quando questi cerca di bloccarlo col suo bastone, il toro si impenna e compie irriverenti gesti in avanti col bacino rivolto al massaro, scuotendo il campanaccio. Spesso è il toro a scegliere le case in cui entrare per la questua, soprattutto di amici e parenti, ma si entra anche in negozi alimentari. Durante la sfilata spesso vengono anche inscenate danze in cerchio, al ritmico suono dei campanacci, per esempio intorno alla scasatora. Anche questo potrebbe essere un eco, una reminiscenza di antiche danze rituali. Un momento in cui i campanacci non suonano è quando il corteo passa dinanzi al cimitero che si trova lungo il percorso, in segno di rispetto per i defunti. Invece il punto in cui il frastuono si fa volutamente più assordante, coinvolgente ed emozionante è quando si passa attraverso il sopportico, una sorta di galleria in cui si amplifica l'effetto sonoro. È un momento magico, esaltante, è un piacere che può provare solo chi partecipa come figurante e che ripaga da solo di tutta la fatica richiesta dalla sfilata. Dal sopportico si accede alla piazzetta vescovile, dove le maschere si soffermano per salutare l'autorità religiosa.
Quando arrivano poco dopo nella piazza principale, le maschere compiono 3 giri intorno al monumento ai caduti. Quando arrivano in piazza e devono fare la colazione, questa gente, il capo Massaro, c'è il sotto Massaro, poi c'è il guardiano e c'è 3-4 persone, arrivano in piazza e devono fare una piccola colazione. E esce una signora con un cestino in testa, con qualche cosa dentro, peperone fritto, una oliva, una cosa, un fiasco di vino, questa è la colazione. Mentre attanto loro mangiano qualcosa, arriva la carrozza col conte e la contessa. Qui poi avviene una piccola rappresentazione scenica, un dialogo tra il conte e il massaro sull'andamento e la gestione delle proprietà, boschi, animali, frutti. Questa drammatizzazione era stata abbandonata negli anni, ma abbiamo testimonianze della sua esistenza sia da fonti orali che letterarie. La carovana si fermerà sulla piazza principale, dove il massaro, con tanta di vecchia barba e col bastone sollevato, griderà gli ordini ai dipendenti. La baronessa sarà ferma come una statua e i contadini intorno si inchineranno nell'ossequio. Il vaccaro rincorrerà per ore intere tra la folla una vacca e il toro che si sono messi a far l'amore. Il giovane vestito di nero e il toro fa ridere come salta dietro la vacca. Il toro durante il percorso si butta sulle spalle, monta praticamente, monta la vacca e nessuno vuole essere montato, è chiaro, però perché ci sta una erotizzazione di un comportamento che invece ha una funzione di tipo evocativo e come dire quasi apotropaica. Di richiamata del negativo, del positivo, perché l'atto della fecondazione è quello che crea la potenza, quindi l'animale potente non è il toro, ma è la vacca, perché è la vacca che poi distribuisce e consente la sopravvivenza. Infatti i tori erano pochi perché non servivano, ne bastava una, gli altri venivano macellati da vitelli o venivano castrati perché fossero utilizzati nel lavoro dei campi. Per cui una mascherata di 50 vacche basta 1 o 2 tori. E i pastori lo sapevano benissimo, perché altrimenti avrebbero allevato un animale inutile. Perché, come sappiamo bene, purtroppo il maschio per certe cose è inutile. Finita la sua funzione, non serve ad altro. E questa nell'economia agropastorale, agricola e silvestre come quella è estremamente importante. I feudatari non solo detenevano il potere politico e giudiziario, ma anche quello economico. Possedevano grandi proprietà terriere organizzate in masserie affittate ai massari, dove si praticava l'allevamento e la coltivazione del grano. Possedevano anche vaste difese boschive che utilizzavano per il pascolo dei bovini. Per il massaro il carnevale era l'unica occasione in cui poteva irridere l'autorità del padrone e con battute scherzose manifestare quello spirito di libertà contadina duramente represso nel resto dell'anno. La popolazione era troppo indietro, non indietro come senza scuola, tutti analfabeti, c'erano assai. Allora i salariati, che facevano i salariati nelle campagne, non si usava il registro perché era rotto, perché io non lo capivo, e usavano un pezzo di legno fatto di questo modo, che era magari più preciso, più... che si doveva mettere questo dentro questo buco. E sopra questa legge si segnava il nome di quello che era il padrone e l'operaio. E allora per questa legge si faceva un segno col coltello così, come fosse una specie di numero romano. 1, 2, 5, 10 e si vedeva sempre quella fila. Allora alla fine c'era uno per il pane, uno per l'olio e uno per i soldi. E uno per l'animale, un capo d'opera che aveva l'animale, che era responsabile,
c'era poi l'animale e c'era sempre quei segni particolari. Allora se questo la mette a un'altra parte, non si congiunge come si deve congiungere qua. Allora era necessario che il padrone teneva questo e l'operaio teneva questo. L'operaio non poteva fare niente che non c'era questo, e il padrone gli stessi. E quelli era che si portavano i conteggi di tutte le cose. E veniva chiamata la taglia. Signor guardiano, tu mi devi dar conto, chiedi a lui, al massario delle vacche, da Amandri, che cosa è successo durante l'anno. Tu sei un guardiano, devi essere responsabile come lui. Ma dare conto di ciò che è successo durante l'anno. Quanta vacca ti ha consegnato? Allora, signor padrone, mi ha consegnato 250, 10 a morto. E 10 mi hanno rubato. Facciamo la conta, quando la taglia, una chiamano con il signor guardiano e le spiego il padrone. Io so che io resto a cucina, posso essere. Guarda, che poi tengo per il restamone, mi chiamano per il restamone, che sono male. Questo qua non può essere. Fammi vedere, che avete combinato qua? E che si attacca? Che si attacca? Attacca, sì, la conosco. Chi sta dicendo 50 vacche? Ormai voi a scuola... Costi un mezzo di gesto. Cosa mi dice? Perché è paro? Costi un mezzo di gesto. Chiama giù, signor guardiano. Senti, e tutto il frutto, che fine ha fatto? È un frutto, sapete un frutto. Pure quelli si hanno rubato. Già che sacchiate hanno rubato per un frutto, poi è chiappato. Ah sì, meno male che si sono trovati. Ma poi è successo. Sempre questo signore che non c'è mai in Poi campagna. tutte le prevolone, faceva i cavoli quando hanno fatto queste benedette prevolone, tutte spaccate e hanno fatto le vire, ma tutte buttate ai cani. Madonna. Io l'ho girato di a 3 al guardiano, ma non so se stava a fare arrivare a casa vostra oppure no, questo non lo so. Io l'ho mangiato al guardiano. E erano peggio che lei era da vacana, scusa. Ah, dice sì, non ci fa per male figura, ma c'è tutte cose, signor padrone. Quindi era acquagliata che non avete fatto la manca. No, guagliata era buona, per la pasta era fatta agile, spaccavano, faceva troppo cavolo. E allora, è un quadro come era? E quagliato normale, però era troppo agile di tangia. Madonna. Allora, mettiamoci d'accordo. È meglio che me li vendo tutte queste vacche io. È meglio che me li vendo, anziché di pagare 1, a 2, a 3, quando tutto stasera. E lei fa? È andate a casa, a beata ma se io non posso ricavare nulla. Lei ne c'hanno, signor padrone, però non era proprio buona uscita. Ma va, raga, buona uscita. c'hanno Le lavoro. vacche che avete mangiato, adesso. No, sono morti, tutte le Quante cani sono? che Dite voi che sono tutte morti. le cani, ce le resti morti. fresca. Ah, cade qua, para. In compagnia di Scotellaro. Certamente entro il 1953, anno della morte del poeta, ebbe modo di osservare il nostro carnevale anche Carlo Levi e ne ha fatto una suggestiva descrizione nella prefazione ad un volume fotografico su alcune feste popolari, Chi è devoto, edito nel 1974. Poi, in basso, in paese, si svolgeva una rappresentazione teatrale, un dialogo, in piazza, un contrasto tra due contadini a cavallo, uno vestito da bracciante, l'altro da signore feudale, una rivendicazione di liberazione contadina tra i frutti della terra lavorata. Intanto si accendevano i fuochi, scoppiavano i mortaretti, la giornata passava nei balli finché la notte i paesi splendevano per tutto il giro dell'orizzonte di fuochi vicini e lontani come costellazioni. Una tradizione del nostro carnevale molto ben conservata è quella delle serenate. Infatti a partire dal 17 gennaio fino a martedì grasso è tradizione andare per le case degli amici, soprattutto dove da poco si è macellato per esempio il maiale e quindi si è fatto il salame, per portare la serenata, che consiste nell'andare dietro le porte e suonare a lungo, perché bisogna guadagnarsi la mangiata, fino a che poi si entra all'interno. E il canto tipico di Questua è proprio Caraninella. Dalla piazza principale scendono per la Questua verso i quartieri tradizionali della Saracena, Rabata, Calangone e poi nei rioni popolari, finché non vengono toccati tutti i punti del paese, proprio come avveniva in passato.
Il tumulto contadino non cesserà qui. In colonnate le maschere fanno il giro in tutte le case. Le case rintronano del suono dei campani per tutto il giorno. Le maschere guadagneranno la giornata, avranno salsicce e pezzi di formaggio e il vino per il banchetto comune della sera, allietato dai balli al suono della zampogna e del tamburello. Da questa sera, davanti le porte delle case, canteranno le serenate col cupi cupi fino al giorno delle ceneri, lunghe serenate che si spengono all'alba. Il paese di Tricarico allora era pieno, non potevo girare perché adoravo come devo dire, di salsiccia, diciamo alla paesana, di salvezza, le sfrette che si facevano, che quei tempi era straordinario. Ogni casa, dal più povero al più ricco, ti regalavano tanto di quella salsiccia. E non ti voglio dire quanto vino, pasta che ti davano pure i commercianti. Allora si usavano i sacchetti di 10 kg di pasta, qualcuno te lo regalava in te. Comunque si mangiava delle settimane intere con questa organizzazione. Quando era la sera che era finito tutto sto giro, si depositava in una cassa di legno, una cassetta all'antica, no? Che mio padre a sua volta aveva portato dall'America questa cassa. Poi c'era un altro recipiente a fianco e si metteva il vino abbondante che davano le persone. Allora la sera si cucinava, c'erano delle donne, sempre appartenenti alle maschere, che cucinavano. Una settimana prima che si iniziasse a fare questa transumanza, venivano 5-6 giovanotti, facevano i maccheroni fatti a casa, la pasta di casa facevano, che la preparavano per quando si faceva questa festa, si mangiava durante la settimana. La facevano gli uomini questa pasta. E così a fine settimana, poi che finiva tutto, finiva sta roba, eccetera, loro avevano messo un piccolo deposito, con quei soldi servivano a comprare qualche cosa che mancava. E così completavano la festa dopo 8 giorni. Ci divertavamo, il divertimento che avevamo allora, quello era il paese nostro praticamente allora. Il divertimento non ci mancava proprio di questi giorni. Era una cosa straordinaria. Certo è cambiato il modo in cui questo evento era sentito in passato e come lo si vive oggi. Una volta era qualcosa di connaturato al mondo contadino. Negli anni 70 i contadini lamentavano in confronto al passato un certo stato di abbandono della tradizione e il disinteresse delle istituzioni e delle nuove generazioni, sempre più massificate da televisione, radio, cinema, per cui i giovani preferivano i carri studenteschi, quasi vergognandosi della mascherata contadina tradizionale. Oggi invece si assiste per fortuna ad un'inversione di tendenza, grazie anche agli sforzi e all'impegno dell'amministrazione comunale e delle associazioni, in primis la Proloco, che sostengono con convinzione questa tradizione, anche e soprattutto per promuovere il turismo nel nostro territorio. Tutti ormai, grandi e piccoli, si confezionano per tempo il cappello, con il desiderio di esserci, di partecipare a qualcosa di importante, di vero. Si riscopre un senso di appartenenza, forse prima sopito.